Mollo ragazzi, che vi devo dire? Sono stati 5 lunghi anni in questo percorso mediatico, è arrivata alla fine. Io 5 anni fa, prima ancora di iniziare questo percorso, avevo iniziato a dipingere, la creatività mi era nata visceralmente da quello e pensavo che sarei rimasto solo con i miei quadri in mezzo alla strada. E allora la stessa creatività si è andata orientando verso qualcosa che mi desse più visibilità e che un giorno magari me l'avrebbe data anche per i quadri stessi e per trasmettere le emozioni che attraverso di essi voglio trasmettere. Oggi siamo arrivati al capolinea, di cose ne ho fatte tante, tantissimi di voi qua ne conoscono solo una piccola parte perché il pubblico del web è molto disattento. C'è stata l'House Comedy Music, ho fatto un disco con Sony, c'è stato National Geographic che ci siamo girati tutto il mondo per girare con i leoni, con i coccodrilli, con i piranha, dove ho rischiato di farmi ammazzare, 1 miliardo di video e mezzo, un altro che possono conoscere tutti è Behind the Selfie che ha fatto più di 100 milioni di visualizzazioni. Poi vabbè c'è stato l'Explode di Tia del Bordello, ho creato Senza Maschere che parla della mia vita personale dove tutti possono sapere i miei cazzi più intimi e le cose che mi hanno fatto un po' evolvere il mio punto di vista sulla realtà, e già lì pensavo di aver dato tutto. Senza Maschere su YouTube è il mio vero punto d'arrivo personale, potrei smettere anche qua. E poi è andata avanti, dopo Senza Maschere c'è state altre exploit comici virali su Facebook, poi è arrivato il percorso col cinema dove abbiamo girato a Hollywood, abbiamo girato in Marocco, dove mi sono trovato da un giorno all'altro in un'avventura cinematografica intensa, molto intensa. Delle volte non mi ricordo neanche più io che cazzo ho fatto, ma non è questo importante. L'importante è comunicarvi che siamo arrivati a un mio punto di collasso. Cioè io non sono stato sincero con voi in questi anni, non ho fatto quello che mi sarebbe piaciuto trasmettervi, era sempre format comici che bene o male mi riuscivano e che servivano ad accumularvi, ma la mia vita parallelamente è sempre stata un'altra. Qualche mese fa ho iniziato a uploadare dei video documentari che raccontano la mia vita parallela al mondo dell'arte, che oltretutto si è sviluppata ed è diventata una professione, e ho visto un grandissimo riscontro, un grandissimo apprezzamento. La cosa mi fa strapiacere e ho capito che il pubblico vero con la quale potrò avere uno scambio è quel pubblico che ha apprezzato quel video, e che tutto il resto è fuffa per me. La mia vita è qui, tra le tenaglie, le bombolette, i pennelli, le tele, è qui che io sto bene. Io sono qui chiuso nel mio bunker, produco, ringrazio Simone Fugazzotto che a New York, appena finito il film, io ho finito le riprese a Los Angeles, sono andato a New York da Simone Fugazzotto, uno street artist, molto probabilmente già lo conoscete, è nata subito una super sintonia, e lì a New York ho vissuto il mondo dell'arte con lui e ho capito che appena dovevo tornare a Milano io dovevo aprire uno studio, mettermi lì e dedicarmici, e così è successo. Ho realizzato Actor on Canvas, che è la mia prima serie di quadri dove come attore entro su tela attraverso le scansioni 3D laser, attraverso tutta una particolare tecnica, e sta andando forte. C'è stata la mostra a Monaco di Baviera, ho vinto il premio Pitagora, ho tutto un tour europeo di mostre e ce ne sarà una a Milano proprio per celebrare la fusione che c'è stata con Simone e lo stimolo che mi ha dato. Facciamo una mostra insieme che si chiama Nati in Cattività a Milano venerdì 11 dicembre 18:30-19. Siete tutti invitati per celebrare questo mio addio alle scene e aprirmi totalmente, unicamente dedicandomi al mondo dell'arte come strumento di diffusione delle mie emozioni e di profusione delle mie emozioni verso quello che probabilmente vi meritate davvero, perché di videocomici se ne troveranno sempre tanti in giro. Non è così indispensabile che io continui a farle. Infatti basta, mi sono rotto i coglioni. La mia vita è questa, sporco di colla. Tutti pensano che io faccia la vita da star, esca, faccia fighe. Niente ragazzi, è completo. Tutto quello che avete visto è tutta una presa per il culo. Ogni cosa. Usciremo prossimamente con un video con Francesca dove spiego anche il mio vero rapporto con lei, con lei. Faremo una cosa molto, molto sincera, molto importante per me, per questa tappa, perché comunque Francesca negli ultimi anno e mezzo ha rappresentato un cardine di buona parte dei miei contenuti ed è giusto che venga celebrato. Ma io l'ho detto 50.000 volte nelle interviste che Francesca è un'attrice, che siamo solo amici, ma poi niente, vi entra da una parte e esce dall'altra, non controllate, a voi sotto non ve ne frega un cazzo di niente, voi volete vedere il contenutino e poi ciao. Questo lavoro è così, prendi il contenuto e poi ti sputo nel cesso. Con l'arte funziona un pochettino diverso, c'è una storicizzazione, rimane quello che hai fatto, no? Siamo su un'altra galassia e adesso è il momento che io scenda dall'astronave della finzione e salga su quella che mi porta più verso la mia vera essenza, e forse può aiutare anche
qualcuno di voi a fare lo stesso processo. Vi voglio bene, lascio la scena così e se volete ci vediamo a Milano nei prossimi giorni, esattamente il venerdì 11 dicembre alle 19, Corso Genova, Spazio Maimeri, la mostra Nati in cattività di me e Simone Fugazzotto. Adios.